Ciao, ciao, ciao a tutti e benvenuti nel quinto episodio di Espresso e Beshbermak, un podcast semplice e chiaro per chi impara l'italiano. Questo è un podcast per chi è interessato all'Italia, alla cultura italiana, alla storia d'Italia. Siamo Gianluca e Chiara, due italiani che girano il mondo. Attivate i sottotitoli, mettete mi piace e partiamo. Nell'episodio di oggi parliamo di due abitudini veramente tipiche, due abitudini che riguardano il mangiare. La prima di queste abitudini, possiamo dire, accomuna tutti gli italiani, cioè tutti gli italiani la condividono o tutti gli italiani l'hanno nella loro famiglia. Sto parlando del parmigiano a tavola. Il parmigiano è un formaggio molto famoso. Lo conoscete? Prima di continuare, dobbiamo dirvi che ovviamente ci sono molti italiani, soprattutto giovani, che hanno abbandonato alcune abitudini tradizionali, cioè non hanno più queste abitudini. Sì, è vero Gianluca. Infatti, oggi le persone conoscono molte cucine straniere, ad esempio la cucina indiana, la cucina giapponese, la cucina cinese, e quindi hanno adottato le abitudini o gli ingredienti di queste cucine, cioè hanno imparato a usare alcune cose di queste cucine. Per esempio, molti italiani mettono il curry nei piatti o usano la salsa di soia per salare il cibo, cioè per aggiungere il sale al cibo. Adesso torniamo al parmigiano, Gianluca. Eccomi. Il parmigiano è un formaggio italiano stagionato, cioè non è fresco e è conservato con il sale per 12 o 24 mesi. Questo formaggio è prodotto vicino alla città di Parma, Parmigiano, e prende il nome da questa città. A volte gli italiani comprano il grana padano, che è più economico, ma i due formaggi sono molto simili. Di solito gli italiani grattugiano questi formaggi, cioè il formaggio è tritato in tanti piccoli pezzi e sembra come la neve o una polvere bianca. È vero, Gianluca. Pensa che io mi ricordo quando i miei nonni o i miei genitori mangiavano e sul tavolo avevano sempre un piccolo contenitore di vetro, tipo un bicchiere, con il parmigiano dentro, che si chiamava formaggera. Dentro c'è sempre un cucchiaino e spesso la trovate anche nei ristoranti al centro della tavola. Ecco, vi metto a schermo questa formaggera, proprio veramente tipica. L'avete già vista? Anche i miei genitori avevano sempre il parmigiano a casa. In casa mia avevamo proprio un rituale prima dei pasti, cioè il pranzo e la cena. I miei genitori o i miei nonni prendevano un pezzo di formaggio dal frigorifero e lo grattugiavano. Addirittura, pensate, avevamo una macchina apposta, una macchina che serviva solo a grattugiare il formaggio o il pane vecchio. Il parmigiano è molto salato e saporito, quindi si usa per dare sapore al cibo.
Mio nonno metteva sempre tantissimo parmigiano sulla pasta, nelle zuppe o nelle minestre. A volte l'ho visto che metteva 5 cucchiaini di parmigiano e la polvere bianca copriva tutta la pasta. Anche se era condita con salsa di pomodoro o sugo, non potevi vedere il rosso, ma solo il bianco del formaggio. Sì, anche la superficie delle zuppe era come un prato quando nevica, tutto bianco, ma visto che la zuppa era calda, a poco il formaggio si scioglieva ed era assorbito dal brodo caldo. La cosa interessante era che il parmigiano non era subito messo via nel frigorifero, ma restava sulla tavola. Poi, alla fine, mia nonna o mia mamma lo mettevano nel sacchetto di carta marrone, quei sacchetti di carta che il panettiere ci dava quando compravamo il pane. Chiara, qual è la prossima abitudine di cui parliamo oggi? Oggi parliamo della scarpetta. In italiano diciamo fare la scarpetta quando raccogliamo il sugo dal piatto o dalla padella con il pane. Noi non lasciamo il sugo nel piatto perché è troppo buono. Questa espressione usa la metafora della scarpa che raccoglie molto sporco per strada quando camminiamo. Ovviamente le persone quando la dicono, quando la usano, non pensano a una cosa così disgustosa e schifosa. Ma perché diciamo etta, scarpetta? Perché Gianluca? Intanto vi metto la foto della scarpetta qua sullo schermo, così vedete, no? Raccogliamo la salsa con il pane. È una bella domanda. In italiano il suffisso etta fa diventare una cosa o una persona carina e piccola. Per esempio, una casetta è una casa carina, come la casa della canzone Una casetta in Canada. Possiamo anche dire cenetta, cioè una cena rilassante, romantica o deliziosa. In questo caso, scarpetta elimina la parte brutta della scarpa, cioè una cosa che sta a contatto con lo sporco. Strano, no? Pane e scarpa. Che combinazione. In realtà, Gianluca, non è una cosa così strana. Pensa che la televisione inglese ha fatto una ricerca per sapere qual è il pane migliore per fare la scarpetta. E cosa hanno scoperto? Il pane migliore è la ciabatta. Questo tipo di pane riesce a trattenere, riesce ad assorbire molto il sugo. E sapete che cos'è la ciabatta? La ciabatta è un tipo di scarpa che indossiamo quando siamo a casa. Quindi l'espressione fare la scarpetta ha senso, anche se non sembra. Gianluca, dimmi, è educato fare la scarpetta? Domanda interessante. Allora, dipende da famiglia a famiglia e anche dal contesto, direi. Per esempio, nella mia famiglia non è considerato molto educato, ma conosco molte famiglie dove è molto comune. Una volta, al ristorante, non si poteva fare la scarpetta perché era considerato maleducato, cioè di cattivo gusto. Oggi, invece, è diventato più comune. Addirittura il Galateo ha recentemente detto che è accettato fare la scarpetta. Se volete, una volta vi parleremo del Galateo, che è una guida delle buone maniere, dell'educazione.
Fateci sapere nei commenti se volete un episodio sul Galateo italiano. Ma per fortuna, Gianluca, la scarpetta oggi è accettata. Io l'ho sempre fatta e mi piaceva pulire il piatto o la padella con il pane. È una cosa molto soddisfacente, è una cosa che mi rende molto felice e una volta ho fatto la scarpetta con il pane quando la padella era ancora calda e mi sono scottata la mano. Bene, abbiamo finito questo episodio dove vi abbiamo raccontato due abitudini italiane collegate al mangiare, il parmigiano e la scarpetta. Scrivete nei commenti se conoscevate queste abitudini e se le avete fatte anche voi. Grazie per averci ascoltato e spero che questi video vi aiutino. Vi ricordo che ci sono i sottotitoli di alta qualità e che nella descrizione trovate un link al mio sito con la trascrizione insieme con le trascrizioni di tutti gli altri video. Poi trovate anche un link a un canale Telegram di Chiara dove ci sono molti contenuti interessanti. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Vado a fare la scarpetta?